arrivati da dove abbiamo lasciato la via dei Dei ieri. Noi siamo arrivati da qui, da Madonna dei Fornelli, e oggi si va a Tagliaferro da qui. Siamo a rischio acqua oggi, vediamo come andrà, forse toccherà usare il poncio. Siamo all'Apparita, poi dopo queste case, guardate, l'Apparita, dopo queste case non c'è più nulla fino a Sant'Agata. Guardate che bella pineta, c'è chi va sulla via dei Dei ciclabile, se no si perde tutti questi bei posti e rimane su asfalto. Insomma, noi preferiamo camminare, e se seguite il nostro canale anche voi evidentemente. Noi siamo arrivati da qui, no? Ma per chi avesse voluto fare una doppia tappa ieri da Madonna dei Fornelli fino a San Piero a Sieve, alla Futa, invece che scendere giù verso Monte di Fo, avrebbe potuto venire dritto su questo sentiero e si sarebbe ricongiunto qui, evitando sempre il pezzo di strada. Il panorama con quelle nuvole che, se il vento continua a soffiare in questa direzione, ci troveremo questo addosso. Si cammina tra le felci, ma queste sono morbide, non come quelle felci a lama di rasoio sull'ultimo crinale della via degli Abati per scendere a Pontremoli. Salire e scendere, ci voleva la ciclabile del canale Biffis, che tutti questi valloncelli li passava sopra con dei ponti, e camminando perfettamente in piano. Non so, se magari vi lascio sotto il link alla tappa degli Apostumi in cui abbiamo camminato lungo il canale Biffis sulle colline, senza salire e senza scendere. Allora, Osteria Bruciata un'ora, sentiero facile, e invece di qua Osteria Bruciata un'ora, difficile, sentiero escursionisti esperti. Qui ci c'è monte, no, difficile. Noi proviamo quella per escursionisti esperti. Penso che l'unica differenza sia che qua si sta in cima al Monte Gazzaro. Avevamo parlato di qualche catena, però non so, vediamo. Però non è assegnato escursionisti esperti attrezzato. Quella indietro era la croce di Monte Gazzaro, però la vetta del monte è qui avanti. Sono portati avanti col lavoro, ho messo la croce un po' prima. C'è una bella discesa ripida qui, gradini, anche un po' scivolosa. Come ne sa qualcosa Giulia, che se nel 2018 è toccato a me finire con la faccia per terra, questa volta è toccato a lei, che stiamo ancora decidendo se farla vedere, perché non è adatta a un pubblico di persone facilmente impressionabili. Sembrava Rocky, ecco, è così, quando si è rialzata era così. Ecco. C'è la sorgente, è ridotta ai minimi termini, ma c'è ancora ed è anche fresca. L'abbiamo usata per pulire meglio Giulia. Noi eravamo lassù dove adesso c'è la nuvola. A fondovalle invece c'è il sole. Siamo al passo dell'Osteria Bruciata.
anzi buongiorno alle 2 in cammino. Oggi da Monte di Fo a Tagliaferro, 27, 28, 29 km, non sappiamo ancora, a seconda che si prenda la variante a Bosco dei Frati o meno. Ok, siamo in un luogo famosissimo sulla via degli Dei. Diciamo che qui nel XIII secolo c'era un ricovero ospitale per pellegrini e viandanti, e le fonti storiche ci dicono che però già nel 1595 era ridotto a un rudere bruciato. Questo è quello che dice la storia. Poi, sai, in montagna, la sera, davanti al fuoco, nascono le leggende, per cui qui nacque la leggenda dell'osteria bruciata, dove i personaggi non erano buoni o cattivi, ma erano cattivi e più cattivi, e narrava di questo oste che aveva l'osteria proprio in questo punto, che con l'aiuto della famiglia derubava, uccideva i viandanti e poi i cadaveri li riciclava nei piatti che serviva agli ignari avventori. Venne poi scoperto grazie a un frate che si stava dirigendo appunto a Bosco dei Frati, passando qui e mangiando si accorse che la carne aveva qualcosa che non andava, per cui con una scusa chiese della carne da portare ai confratelli di Bosco dei Frati. Questi pagandogli gliela diedero, e lui andò subito al vicariato di Sant'Agata, parlò dei suoi sospetti, fecero esaminare la carne, immagino da un medico, e scoprirono che era carne umana. Tornarono qui in forze con la milizia granducale, fecero terra bruciata dell'osteria, ucciso tutta la famiglia, perché stavano facendo anche resistenza all'arresto. E questa è una leggenda, ma è una leggenda che si ripete anche in altre zone. Per esempio a Monghidoro, qua vicino, c'è la leggenda dell'osteria del Fantorno. Anche qui c'è un'osteria, e questa osteria era frequentata principalmente dai briganti, dai malfattori della zona, per cui l'oste aveva detto: questi hanno sempre in tasca i soldi perché sono i proventi delle loro ruberie, e allora anche lui selezionava alcuni malfattori, alcuni briganti, li uccideva e poi li serviva come spezzatino ai commensali. Anche qui venne scoperto perché qualcuno si trovò un dito nello spezzatino, per cui anche questo finito di mangiare è scappato giù subito da Fondovalle e è andato a denunciarlo. A me sembra strano, perché un'osteria frequentata da briganti, io un brigante che si spaventa va giù a Fondovalle dai gendarmi a denunciare l'oste, lo vedo un po' strano. Poi a cercare ci sono altre storie simili. Per esempio a Venezia c'è la leggenda dell'osteria di Biagio, che oggi non c'è più perché questo oste è stato sottoposto a damnatio memoria, per cui è stato cancellato tutto di lui. Rimane solo il toponimo Riva di Biasio, dove si pensa che sorgesse questa osteria, e dove lui catturava bambini poveri abbandonati e ne faceva salsicette e intingoli. E anche qui fu scoperto per il classico ditino in un intingolo. Queste sono tutte leggende. In realtà l'unico caso vero e documentato non è accaduto in Italia, ma in Inghilterra, e ci hanno fatto anche un film con Johnny Depp e Helena Bonham Carter, perché il barbiere Sweeney Todd uccise davvero 160 persone nella sua bottega di barbiere, e poi con la complicità della sua amica la signora Lovett, che aveva una panetteria, usavano i cadaveri per fare i ripieni delle tipiche torte inglesi, lo shepherd pie, quelle cose lì, no? Che io già prima non ho voglia di mangiare, figuriamoci adesso. E per cui poi fu comunque catturato, processato, condannato, e fu impiccato, mi sembra nel 1804, mentre la signora Lovett si suicidò in carcere col veleno. Per cui l'unica vera è questa di Sweeney Todd, quelle altre probabilmente sono leggende nate intorno al fuoco. Sto pensando a Helena Bonham Carter da giovane. Comunque, questo cosa ci insegna? Nel Medioevo non c'era TripAdvisor. Non c'era TripAdvisor, perché sennò vedi questi qua li beccavano subito, sti osti maledetti. Si fa presto a immaginarsi questi boschi pieni di briganti appostati dietro gli alberi in attesa di poter derubare i viaggiatori, perché ricordiamo che nel XIII secolo Firenze e Bologna erano entrambe guelfe, per cui avevano un intenso rapporto commerciale, mercanti, pellegrini, studenti, chierici partivano da Bologna, da Porta San Stefano, uscivano da Porta Santo Stefano, si dirigevano su verso il crinale dell'Appennino, verso Brento, Monzuno, Monghidoro, e poi potevano scollinare in due modi: o più al passo della Futa, più a nord, o al passo del Giogo, più a sud.
e proprio a metà di questi due passi c'è il passo dell'Osteria Bruciata, dove appunto si parlava di questi briganti. Poi in realtà Firenze decise di chiudere il passo dell'Osteria Bruciata perché per evitare i taglieggiamenti degli Ubaldini, che erano i signori dell'Alto Mugello, che imponevano gabelle ai mercanti. Sta piovendo e sta tuonando, mi sa che non lo facciamo una deviazione per Bosco ai Frati e continuiamo sul percorso originale. Vediamo, se la pioggia non si intensifica dovrebbe stare al massimo il cappello, se invece dovesse aumentare si va di poncio, così potete vedere Cappuccetto Rosso con l'occhio gonfio. Piove, senti come piove, senti come viene giù. Oggi si va di poncio perché piove. Ed ecco voi il Cappuccetto Rosso. Ci dica, come ci si sente a fare il Cappuccetto Rosso sulla via degli Dei? Devo andare tra la nonna. E il cestino con la merenda dov'è? C'è la fiaschetta di rum. C'è la fiaschetta di rum. Ascoltate il vostro cuore, soprattutto amate voi stessi. State a casa quando piove, porca miseria! Non sulla via degli Dei! C'è la variante, prendendo questo sentiero qua, che è un tratto del cammino di Gagliano, arriviamo prima al Gagliano del Mugello, poi arriviamo a Bosco ai Frati, che è il convento francescano, poi a San Piero a Sieve. E noi, Sentieri dell'Infinito, ecco, ho sentito che era segnato così. E poi noi da San Piero a Sieve continueremo per Tagliaferro.